Quindi il freezer è davvero il miglior modo per conservare il caffè? Scopriamolo. Nel video di oggi ti spiego due cose fondamentali. Il primo è come conservare al meglio il tuo caffè. Il secondo è quali sono gli errori da evitare che stanno rovinando il tuo caffè senza che nemmeno tu te ne accorga. E adesso iniziamo! Via! Come sempre partiamo con ordine. Conservare al meglio il nostro caffè è fondamentale per la riuscita della nostra tazza. Ma prima di capire come farlo, vediamo cosa succede quando lo facciamo nella maniera sbagliata. Innanzitutto cerchiamo di capire quali sono i reali nemici del caffè, perché fondamentalmente ne ha ben 4 e sono ossigeno, luce, calore e umidità. Questi primi tre tendenzialmente tendono a degradare molto più velocemente il chicco perché lo fanno ossidare, ma vi spiego un pochettino meglio cosa succede. Il chicco di caffè è il seme di un frutto di una pianta che viene tostato, quindi viene cucinato, e durante questa fase avvengono centinaia di reazioni chimiche che portano principalmente a due importanti risultati. Il primo è quello di creare gusti, sapori e aromi. Il secondo, perché vengono bruciate delle molecole, è quello di generare anidride carbonica. E questa, ragazzi, la vediamo tutti i giorni nei nostri espressi, perché sì, l'anidride carbonica è la nostra crema. Ma questo, ragazzi, è un argomento a parte che, se vi va, potrei trattare in un unico contenuto. Basta semplicemente che scrivete sotto nei commenti la parola crema. Appena finisce la tostatura, quello che succede è che iniziano i processi di degradazione del chicco di caffè, e quindi potremmo dire che il caffè più viene utilizzato fresco, meglio è. Un po' è al contrario di quello che si fa con il vino. Ora immaginiamoci il chicco di caffè come se fosse una grande montagna con al suo interno tantissime caverne, che poi in realtà sono dei pori, perché la struttura del chicco è porosa. All'interno di questi pori troviamo un po' di acidi, caffeina, grassi, sapori, gusti, aromi, anidride carbonica e tanto altro. E il chicco di caffè, se mantenuto intero, ha la forza di trattenere queste sue proprietà per un determinato tempo, che potrebbe essere anche intorno ai 2-3 mesi, in maniera abbastanza tranquilla. Ma quando noi rompiamo il chicco, quindi quando noi lo maciniamo, velocizziamo di molto il processo di degradazione, e soprattutto se lo esponiamo a ossigeno, luce, calore e umidità. Quello che vedo spesso fare in Italia è conservare il caffè nel frigo, in contenitori o ancora peggio dentro le buste del caffè, magari chiuse solo con una molla o con un elastico. Bene, quello che dobbiamo sapere, e che abbiamo detto all'inizio, è che il caffè è igroscopico, cioè in grado di assorbire l'umidità e gli odori dall'esterno. Io dico sempre questa frase quando sono a fare i corsi di formazione: avete problemi di puzza nel frigo? Bene, metteteci un bicchiere di caffè macinato e vedrete come per magia l'odore sparirà. Eh sì, perché raga, il caffè macinato è in grado di assorbire questi odori. Ma quindi come dobbiamo conservare bene il caffè? Negli ultimi anni sono usciti diversi studi che dichiarano e dimostrano come congelare e mantenere il caffè nel freezer migliora e allunga la vita del tuo chicco. Pensate che un giorno nel freezer equivale circa a 90 giorni all'aria aperta. Pazzesco, vero? Ora, ci sono altri studi che dimostrano come la correlazione tra il chicco congelato e la macinatura migliora anche la qualità in tazza, ma questo lo vedremo alla fine. Però c'è da dire che c'è un ma sul come congelarlo. Eh sì, perché non è così semplice. Ma prima di andare avanti, ragazzi, vi volevo ricordare alcune cose. Se questi contenuti vi piacciono, mi raccomando, cliccate sul tasto iscriviti proprio qui sotto. A voi non costa nulla questo gesto, ma per me è di vitale importanza, perché mi dà la forza e l'energia di continuare a divulgare nozioni sul caffè in maniera totalmente libera. Inoltre vi ricordo che c'è una chat Telegram, e il link lo trovate sotto nelle descrizioni, dove noi condividiamo un po' quelli che sono gli approfondimenti di ogni singolo video. Da oggi nei commenti sotto il mio video ne selezionerò uno in maniera totalmente casuale per riservargli una bella sorpresa. Gliela comunicherò tra circa 7 giorni rispondendogli al commento. Quindi se vi va, commentate il video e magari potrai essere proprio tu. Quindi adesso vediamo un po' come
congelare al top il nostro caffè. Ah, finalmente tocca a me. Per congelare il caffè, ragazzi, ci sono diverse tecniche. Quello che però dobbiamo sicuramente tenere a mente è che il pacco intero di caffè non va mai messo nel freezer, ma per congelarle in maniera appropriata dobbiamo principalmente congelarle a piccole porzioni. Possiamo utilizzare sia dei barattolini come questo o delle provette. Le riempiamo fino all'orlo, poi le chiudiamo, scriviamo il nome o la data del caffè in questione e li chiudiamo all'interno di una busta proprio come questa. E dopodiché la andremo a mettere direttamente nel freezer. Ci sono altre tecniche che però, diciamo, in una questione ambientale e in una situazione in cui ci troviamo oggi con la problematica della plastica, io non mi sento tanto di consigliare. Ne ho fatta una perché per me quello era un caffè molto importante, perché in questa tecnica tanti anni fa ho congelato il caffè che ho utilizzato al mondiale baristi nel 2016. All'epoca quello che ho fatto è stato semplicemente inserire alcune porzioni di caffè all'interno di questa busta e metterle sotto vuoto. Questa tecnica, ragazzi, è decisamente migliore di quella che vi ho fatto vedere prima, ma ripeto, per una questione ambientale non mi sento di consigliarla perché, diciamo, non vorrei contribuire all'inquinamento del pianeta con la plastica. Detto questo, adesso non ci rimane che capire però come dobbiamo conservare il caffè macinato. Beh, in questo caso le cose sono totalmente diverse perché abbiamo capito che il caffè macinato degrada molto più velocemente. Ora, 3 semplici consigli e velocissimi che ti posso dare. Il primo è sicuramente quello di consumare questo caffè quanto più velocemente possibile da quando apri la prima volta il tuo pacchetto. Il secondo è quello di conservarlo magari in contenitori come questo. Questo, molto semplice, equivale a quel classico contenitore ermetico. Si gira il tappo e si apre, si chiude e si rigira il tappo per renderlo ermetico. Questo invece è un pochettino più innovativo perché una volta inserito il caffè all'interno, grazie a questa manopola che noi andremo a girare, è come se riuscissimo a togliere quanta più aria possibile da dentro la scatola e quando la dobbiamo aprire semplicemente dobbiamo premere questo tasto, rilasciamo la pressione e quindi siamo in grado di poterla aprire. Queste 2 scatole però vanno conservate principalmente in un luogo asciutto, lontano dalla luce, lontano dal calore. Un cassetto sarebbe preferibile. Perché non metterli nel freezer? Beh, perché il freezer, raga, quello di casa non è un abbattitore e funziona in maniera un pochettino diversa perché è un posto terribilmente asciutto e non so se voi ci avete fatto mai caso, ma quello che è in grado di fare è di togliere l'umidità dall'aria e trasformarla in cristalli, quindi quel ghiaccio. E se noi lo dovessimo fare in un caffè macinato, far depositare quei cristalli sul macinato andrebbe semplicemente a rovinarlo in maniera totalmente più veloce. Stessa cosa, raga, potrebbe succedere se conserviamo il caffè nel frigo. Magari non chiudiamo bene il barattolo e rischiamo che prenda odori da dentro il frigo. Oppure, aprendolo più di una volta durante magari una giornata molto calda, rischierebbe di creare quella condensa anche all'interno del barattolo. La realtà, raga, è che dobbiamo semplicemente essere consapevoli di alcune cose fondamentali. Uno, se compriamo caffè macinato, è difficile che avremo dal primo all'ultimo caffè lo stesso sapore, perché potrebbe ossidarsi, è più facile che succeda, potrebbe acquisire delle note amare, ma tranquilli, non sono nocive, semplicemente un po' più amare e magari con delle sensazioni di rancido. Diciamoci la verità, raga, il miglior modo per risolvere tutte queste problematiche è purtroppo quello di avere un macinino, comprare i chicchi e macinarsi il caffè volta per volta sempre fresco. Ecco, questa magari è la soluzione migliore e lo so che per alcuni è difficile accettarla, ma questa è la soluzione migliore di tutti. Bene, detto questo, cerchiamo di rispondere all'ultima domanda e di dirvi l'ultima curiosità di questo
questo video? Perché raga, dopo aver congelato i chicchi di caffè, il miglior modo per utilizzarli è quelli di metterli direttamente in macina, e questo è uno dei motivi per il quale vi ho consigliato prima di congelarli solo in piccole porzioni e magari dosate. Nel 2017 è uscito uno studio che vi lascio sotto nelle descrizioni se vi va di guardarlo il video, perché è fatto veramente bene ed è un esperto a parlarne, Christopher Chandon. Ho avuto anche la fortuna di conoscerlo e di parlarci più di una volta, è veramente una mente brillante nel settore caffè. Quello che lui sta dicendo e ha scoperto è che fondamentalmente quando maciniamo i chicchi direttamente congelati abbiamo una maggiore uniformità nelle particelle che escono dal macinino, oltre ad avere il vantaggio magari in grandi caffetterie che hanno un alto consumo, quello di raffreddare le macine e quindi mantenere sempre un'alta produttività e una buona qualità. Ecco, questi sono gli studi, ve lo ricordo, stanno sotto nelle descrizioni. Io per oggi mi fermo qui, ma sono curioso di sapere da voi se magari avete mai provato questa tecnica, se avete mai provato a congelare dei caffè tostati scuri o dei caffè tostati chiari. Insomma, questo è un esperimento che magari potremmo fare in un altro contenuto. Grazie mille per aver seguito questo video e ci vediamo nel prossimo. Ciao!